Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, la lettura di oggi è un po' diversa dal solito, nel senso che andremo a vedere i movimenti di una relazione romantica, sia che la relazione sia ufficiale, sia che non lo sia. Poi per quello che riguarda le famiglie e i single, comunque pubblicherò le stese a 3 scelte. Bene. Mostrami Leone, tendenze energetiche romantiche per la prima metà di giugno. Abbiamo la carta del mondo, amici del Leone. Può essere un viaggio, può essere il compimento di qualche tipo di obiettivo, può essere la fine di una tappa, di un percorso all'interno di questa relazione o raggiungimento di un risultato. È la stessa cosa, cioè nel senso è come se ci fosse una fine e un nuovo inizio. Quindi può essere una relazione che va e un'altra che viene, piuttosto che un rinnovamento all'interno della relazione o appunto il raggiungimento di un qualche tipo di risultato, di obiettivo all'interno di questa. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato un video e una guida, la trovate sotto nella descrizione e sempre in descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi per approfondire le letture. Trovate il link alle previsioni sia per l'estate che per il primo semestre del 2024 e c'è anche il link dei corsi gratuiti presenti sul canale. Andiamo a vedere Leone. Anzi, prima è saltata questa. E quindi abbiamo un 6 di pentacoli, 6 di pentacoli e l'arcano minore della giustizia. E poi giustamente abbiamo la giustizia. E poi c'è un bel cavaliere di coppe. Posso identificare questa giustizia con il mondo, come se ci fosse o l'apertura di un nuovo capitolo o la chiusura di un vecchio capitolo, o appunto il raggiungimento di un equilibrio, di un risultato, di un completamento. Qua abbiamo un fante di coppe, un 5 di pentacoli e un matto. Che interessante, fine di un capitolo, inizio di un capitolo nuovo. E per qualcuno vi dico che si potrebbe trattare di un progetto o di un qualche tipo di tema legato ai figli. Allora, ragazzi, io in questa lettura parlerò della vostra energia e dell'energia dell'altra persona, ma tenete presente che in questo tipo di letture potreste sentire le cose invertite, ok? Allora, partiamo da questo 6 di pentacoli. Sento come la necessità di un maggior equilibrio. Qui potrebbe essere sia a livello economico, barra pratico, barra nutritivo, nutrizionale. Ed è anche un po' una carta che mi parla di amor proprio in qualche modo, come se ci fosse una bassa autostima. Che interessante. C'è un qualche tipo di disequilibrio, è come se sentiste che mancasse qualche cosa. Andiamo a vederlo, il 6 di pentacoli. Diavolo. C'è qualche tipo di condizionamento forse, qualche tipo di emozione repressa può essere che vi fa stare in disequilibrio. Potrebbe essere qualche situazione o questione all'interno della coppia, della relazione. Io parlo di coppia perché parlo di due persone, però comunque all'interno della relazione che vi fa
reprimere. Potrebbe essere... guardate, qui avete 6 di pentacoli e 5 di pentacoli. Può essere che non vi sentiate abbastanza valorizzati o non sentiate valorizzati all'interno di questa relazione i vostri obiettivi, i vostri desideri, i vostri sogni, gli sforzi che fate, quello che date. C'è un qualcosa... Datemi una carta per questo diavoletto. 2 di spade, sì, è come un non essere visti, non essere ricompensati, non essere riconosciuti. Oppure è un qualche cosa che riguarda il vostro modo di vedere la relazione, cioè potrebbe essere il fatto che non vi rendiate conto, magari, cioè vi sento un po' più focalizzati su quello che vi manca, ecco, da parte dell'altra persona, piuttosto che su quello che vi dà. E ci sta anche qui la giustizia. Andiamo a vedere la giustizia. Perché è come se ci fosse bisogno di riequilibrare. Cosa ho visto? Un'altra volta il cavaliere di coppe. Allora abbiamo un 9 di bastoni, la carta della forza e il cavaliere di coppe. È come se ci fosse da calibrare quello che date fuori con quello che date dentro. Perché la giustizia è una carta che parla di equilibrio psicoemotivo e qui abbiamo un 9 di bastoni che mi parla di qualcuno che si difende, che alza dei muri, mentre qui abbiamo qualcuno che offre qualcosa. Quindi secondo me qui l'equilibrio è tra il dare e ricevere. È come se ci fosse da regolarizzare un qualche tema inerente magari alla coppia, da trovare degli accordi. Se per caso, ragazzi, foste in una situazione dove state aspettando, dei soldi dal vostro ex per il mantenimento dei figli, sento che, insomma, potrebbero esserci delle novità verso la prima parte di giugno, potrebbero esserci delle novità. Andiamo a vedere il fante di coppe, il cavaliere di coppe, scusate, fante di coppe qua. 3 di spade. E 5 di spade. Beh, devo dire che l'altra persona pensa, crede di essere pulita. Io credo che non lo sia al 100%, ma perché? Perché non sta ancora proprio bene, non perché non sia onesta nei vostri confronti. Il 5 di spade sento un po' una carta di intortamento mentale, come ve lo dico. Ma è come se fosse un'energia di questa persona, come se fosse in confusione, come se avesse ancora, se si trascinasse dietro un certo tipo di sofferenza. Andiamo a vedere questo fante di coppe. Re di coppe, 7 di spade e 7 di bastoni. Allora, sento che qui molti sono, come si dice in gergo tecnico, sgamati, nel senso che non vi farete mettere i piedi in testa tanto facilmente se seguiamo la linea del aiuto economico per i figli, come la sensazione che la spunterete. E per quello che riguarda invece le relazioni, magari di breve durata, cioè di neoconoscenza, ho come la sensazione che l'altra persona non sappia bene che cosa vuole, ma sì che sarebbe comunque disposta a iniziare un qualche cosa con voi, a mettersi in gioco. Voi avete già questa percezione di carenza, ma è una percezione che avete nei confronti del mondo, non di questa persona in generale. E sento che il vantaggio vostro è quello di riuscire subito, cioè, come vi dico, avete una forte empatia, quindi vi rendete conto subito di quando
c'è qualche cosa che stride, di quando c'è qualche cosa che non vi torna, di quando c'è qualche cosa che vi fa arricciare il naso perché non ha tanto senso. È un po' come avere le antenne sempre allerta. Non siete più così tanto ingenui, insomma, di fronte alla vita. Poi però qui abbiamo anche un 5 di pentacoli che andiamo a vedere. Mm. 7 di coppe al contrario e mondo che avete già qui. È come se si trattasse di spostarsi o di chiudere un capitolo. Guardate, se siete in carenza economica, ve lo dico perché avete un 5 di denari e un 6 di denari. Qui ho come la sensazione, ragazzi, che la paura, diciamo così, vostra, quello che vi condiziona a fare certi tipi di movimenti, potrebbe essere proprio il denaro limitato o sì, c'è un qualche cosa che vi limita intorno al denaro, che limita le vostre possibilità, che limita, diciamo, che vi impedisce di pensare ad un futuro diverso. Ho come questa sensazione. Qui c'è bisogno di mettere delle regole alla relazione, perché l'altra persona è confusa e questo vi fa sentire vincolati. Oppure potrebbe anche essere che qui ci sono questioni economiche in mezzo. Se siete in una fase dove aiutate qualcun altro economicamente, magari è il vostro partner o una persona che avete conosciuto da poco, ragazzi, vi dico che poi una volta che la persona si abitua ad essere aiutata, si siede e non fa più niente per uscire da quella situazione. Non è così per tutti, chiaramente, ma fate attenzione a non innescare questa dinamica. Andiamo a vedere il matto. Qui comunque io vedo la fine di un qualche tipo di ciclo, come se si regolarizzasse. Tenete presente che con la carta della giustizia, se state aspettando sblocchi burocratici, firme, ehm, contratti, è facile che nella prima metà di giugno arrivino, ok? Riconoscimenti, nuove regole, nuovi accordi. Ancora una carta per il matto. Allora, io sento che qui il matto è positivo, potrebbe riguardare i figli, come vi avevo detto all'inizio, ma potrebbe anche semplicemente essere una ritrovata fiducia per la vostra indipendenza, per la vostra individualità. Sento che qualcuno è in mezzo a una lotta giuridica, ok? C'è una battaglia legale qui in mezzo. Sento come... lo sento parecchio. Ehm, Però tutto questo procedimento di questi primi 15 giorni, primo vi farà rendere conto di quanto effettivamente vi siete evoluti e quindi non vi fate più prendere per il naso e questo farà sì che voi acquisirete una sorta di apertura del tipo ok, so che sono più consapevole, so che non mi faccio più incantare, so qual è il mio valore, so che cos'è che mi condiziona, adesso è ora di cambiare storia, di cambiare aria. Inizio con un nuovo entusiasmo, ma avendo anche un 9 di pentacoli, vi dico, e c'è anche un fante di bastoni, vedrete di più, non è tanto un essere egoisti, ok? Guardare solo ed esclusivamente per sé, ma è lavorare sull'amor proprio, imparare a calibrare quando bisogna fare entrare qualcuno nella nostra vita o quando bisogna tenere fuori qualcuno dalla nostra vita, oppure quando dedicare tempo e risorse agli altri con con questo cavaliere di coppe, oppure quando, diciamo, nutrire se stessi. Guardate, di qua c'è il diavolo, di qua c'è un 5 di spade. Ci potrebbero essere delle lotte di potere, delle discussioni, comunque. Le lotte di potere possono essere no, si fa come dico io, no, ho ragione io, no, tu ti sbagli, no, così non si fa. Quelle sono le lotte di potere, sono i punti di vista, le verità assolute, che poi in realtà nessuno ha, però che si cerca di imporre agli altri.
Va bene, amici del leone, andiamo a vedere un mantra per lavorare l'amor proprio. Qui abbiamo potere e lo sento tanto, con questo diavolo, c'è bisogno di riprendersi in mano proprio potere personale e anche con... Sì, qui è un lasciar fluire, ho come l'idea del... ok, arriva, lasciate andare. E questa carta vi dice, oggi faccio un passo, entro nel mio potere. Carta numero 29. E poi qui abbiamo carta numero 21, la luna. Onoro sacro flusso e ritmo del femminile. Il divino femminile è anche un po', soprattutto pensate alla luna, la notte, la sera, quando c'è il momento di relax prima di andare a dormire, ed è proprio un po' quello, no? Diciamo così, sedersi e lasciare anche un po' che sia l'universo a muovere i fili, a gestire un po' le cose. Va bene, amici del leone, fatemi sapere nei commenti se la lettura vi ha aiutato, se comunque volete supportare il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o lasciare una donazione e se volete invece iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail per prenotare una sessione individuale oppure potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!